ricordo un cazzo, è quello il problema. Circa un annetto dopo che avevo iniziato, ho iniziato a spostarmi verso Roma e quindi ho cominciato, diciamo così, a conoscere le prime persone. Le crew che erano attive già all'epoca erano l'MT2, TC, in seguito poi PRV, poi hanno iniziato i ZTK con gli MDF e via via poi le nuove generazioni. La crew di cui ho sempre fatto parte è NCL, che significa Non c'è limite, che è la crew che abbiamo creato io e l'amico mio con cui abbiamo iniziato insieme a fare i graffiti. Oggi faccio parte di diverse crew estere. La prima è la crew newyorkese con Part One e tutti, diciamo, i più grandi writer anni 70-80 della scena americana. Un'altra crew di Parigi, la GT, sarebbero i Dream Team, una crew sempre degli anni 80 a Parigi, 80-90, sempre old school. I DDS di Londra, saluto pure il Teach, un grande amico. La crew a cui sono più affezionato è la crew che comunque mi riporta indietro negli anni a quando ho scoperto le prime cose, quindi quando fondamentalmente non sapevi neanche che cos'era una crew e quindi quel nome NCL rimane sempre la crew che porto nel cuore. Avevamo i merci di Santa Palomba. Praticamente la domenica noi, se arrivava qualche, diciamo così, turista, facevamo una giornatina tranquilla ai merci. E lì praticamente era venuto a trovare un americano, SP1, e poi ci sono tutti i miei più grandi amici, che sono Ilario mio cugino, Iago, Reps, e poi ci sono io. Quella foto praticamente la definisco la crew. Con loro praticamente abbiamo rivinto tantissimo insieme, soprattutto con Reps e Gregorio, mio cugino. Magari c'è un giro, c'è una cosa, ho cercato degli intrecci, eccetera, però parti sempre dalla tag, quindi se io devo parlare della tag, se mi piace o no, eccetera, a me le tag piacciono e parto dalle tag quando faccio i disegni miei. Quindi lo reputo proprio il punto di partenza e alla fine, dopo, che ne so, 25 anni, è il punto dove sono ritornato, capito? Quindi come se fosse un cerchio. Non mi è mai interessato dire qualche cosa con i graffiti al mondo, alla società, perché io esisto, ci sono. Lo facevo semplicemente perché mi piaceva farlo. Come, non lo so, chi colleziona francobolli lo fa perché gli piace fare quello, come chi fa qualunque altro hobby o pratica qualunque altra passione nella vita. Sì, poi magari da quello, lo fai per te stesso fondamentalmente. Sono amante del FET perché riesco, diciamo così, a creare diverse dimensioni di linea con un unico tappo, utilizzando sia la pressione che la distanza della bomboletta dal muro. Il FET mi è sempre piaciuto, poi vabbè, sempre comunque sia per le ragioni
dipingere la metro e quindi un tacco che ti permetteva di colorare velocemente, quindi le ho sempre usato, però lo usavo diciamo così non dandogli il giusto peso, invece adesso riesco più a gestirlo sotto diversi aspetti. Un altro dei miei tappi poi preferiti è sempre stato anche il Soft New York, e che mi ha sempre permesso di fare linee un po' più morbide quando comunque non mi necessitava di il getto di vernice del fette. Il direzionale pure è un tappo molto interessante quando vuoi dare un certo movimento alle linee, pure il tappo direzionale lo uso parecchio. Qua ho fatto una piccola raccolta di diverse tipologie di Krylon, che sono gli spray che una volta erano considerati il top di gamma. Erano molto costosi, quindi usare questi spray poi manco a dire che li potevi prendere in qualche modo perché erano custoditi dietro il bancone, quindi non ci dipingevo molto. Ho fatto diversi pezzi, però comunque sia poi sono uscite le Montana, quindi qualcosa più a buon mercato. Prima ancora di queste invece chiaramente ci sono spray americani, non è che li trovavi qui in zona. Ci sono stati un periodo a Roma, prima di queste invece qui si usavano le classiche Happy Color. Le Happy Color che alla fine tra gli spray del ferramenta erano quelli che offrivano una maggiore copertura e un tratto un po' più omogeneo rispetto alle famose tint spray che usai nel 96-95. Avevo fatto un argentone qui per strada, ma l'argento praticamente trasparente, poi il nero per coprirci sopra fondamentalmente acqua, e quindi fortunatamente poi abbiamo trovato l'Happy Color e poi man mano poi espandendoci verso Roma ho scoperto i primi negozi di graffiti dove c'erano le Montana, e quelli sono stati diciamo intorno agli anni 2000 gli spray le Montana spagnole, gli spray che usavo di più anche per andare in metropolitana. Sia italiani che stranieri che vengono a trovarci qui a Roma, qualche domenica pomeriggio tranquilla che magari non c'è nient'altro di meglio da fare, veniamo e ci facciamo qualche muratina insieme, e qui possiamo vedere qualche esempio negli anni. Qui sono più che altro amici con cui diciamo ho dipinto parecchio, infatti abbiamo Iago, mio cugino Seb, poi abbiamo Bruce, Mario e i ragazzetti nuovi di zona, che nuovi tra virgolette, ormai sono anni pure loro che disegnano, che sono Niswu e Fiesta. Adesso loro vabbè stanno un po' più sul ramo dei tatuaggi, però comunque è un posto questo qui che evoca sempre diversi ricordi, diverse situazioni che comunque poi alla fine sono state rinchiuse dentro queste murate, che guardandole ripensi magari agli anni in cui quel periodo facevamo un certo tipo di lavori in metro piuttosto che altri, oppure non so, magari periodi estivi, vacanze, svaghi eccetera. E il posto è composto diciamo da due sezioni principali e niente, questa qui è rimasto più o meno integro in tutti questi anni nonostante la presenza di altri rider che vengono, però fortunatamente
non si è creato il crossa generale, quello che trovi in fabbriche così abbandonate, però diciamo che si può dire che è come se fosse una galleria a cielo aperto. Infatti mi piacerebbe che comunque tutti i pezzi della gente, soprattutto gli stranieri che sono venuti qua, comunque rimangano almeno finché rimane il posto. Per esempio abbiamo sempre nell'altra sala c'è anche un pezzo del Pitch, poi avevamo Soten, è venuto Weni, è venuto Napal, sono venute tante persone che comunque sia, cioè rendono questa fabbrichetta, chiamiamola così, una vera e propria galleria. Sì, diciamo che questo è il posto dove anche i muri in generale poi, dove potevo evolvere un po' con più calma lo stile, in maniera tale da non dover dipingere sempre con quei 10 minuti, un quarto d'ora di tempo, perché poi arrivavo al security, quindi posti così alla fine ti danno la possibilità di concentrarti, di fare uno studio più approfondito delle lettere, delle colorazioni, dei temi per esempio, e quindi sì, figo, è un posto che spero che rimanga a lungo. Sì, allora le decisioni quando avevamo un muro da fare, diciamo che le prendevamo un po' tutti insieme. Fortunatamente c'è stato un periodo in cui Iago gli era preso lo schizzo e la mania di fare i puppet e quindi completava la murata in maniera tale che non fossero tutti i pezzi ma ci fosse anche qualcosa di più figurativo, il che diciamo che a livello poi visivo ha sempre dato i suoi frutti. Puppet che comunque sia, poi lui riusciva a riportare benissimo anche in metro, infatti abbiamo fatto diversi all car, da Say It Loud a Duri a morire, comunque con i puppet di Gregorio, che alla fine sono pezzi che rimarranno comunque vivi per parecchio tempo. Comunque non puoi ripercorrere indietro gli anni fino alle origini e quindi sai, è un po' il sogno di tanti writer andare a New York e fare la sua bella metro da portare a casa. Io infatti di recente, tipo all'incirca 3 anni fa mi sembra, sono partito e niente, lì diciamo tra le altre cose mi ero posto proprio l'obiettivo di partire con qualche cosa, con una foto, con un pezzo in metro, però volevo farlo all'aperto in yard che nel passato sono state significative, sono state importanti e diciamo hanno ospitato i maggiori writer, i writer più vecchi della scena dei graffiti mondiale. È stato fighissimo perché cioè, ho vissuto quei momenti e la città come se fossi stato del posto, perché io diciamo c'era una situazione dove c'era una concentrazione di writer in quel periodo e quindi l'unica cosa che non volevo era trovarmi a fare una comitiva di 5 persone per andare in metropolitana tutti quanti insieme. E niente, lì mi sono fatto un paio di notti lì e cioè me le ricorderò per sempre, proprio il tremolio, l'adrenalina, come se dovessi entrare in quel momento, però poi alla fine era solo per andare a spizzare, quindi già i momenti così, fino a quando poi alla fine è arrivata proprio la notte che ho deciso ok, entro.
onestamente era anche un po' a culo perché non c'è stato un lasso di tempo durante il controllo che facevo che hanno lasciato magari i treni un'ora, mezz'ora da soli senza che passasse il security. Quindi diciamo alla fine ho vinto un po' quelli che erano i dubbi, dici mo mi prendono qua a New York, che succede, come cazzo vado a finire, poi tutta la storia della mostra eccetera. Però alla fine sono entrato, mi ha detto bene che ho iniziato l'AT ed è partito il treno. Cioè già c'era un macchinista dentro, erano tipo, non so, le 4 del mattino, non so perché poi non si sia accorto di nulla, lì stavo per uscire, alla fine ho detto mi sa che non mi ha visto nessuno, proviamo, ormai sto dentro. E niente, mi sono andato a mettere sul treno successivo, alla fine sono riuscito a fare tutto l'end to end, poi all'ultimo, siccome io poi mi dilungo sempre, finché ho tempo per finire o di ritoccare o di ricolorare magari i punti dove non ho colorato bene, sfrutto fino all'ultimo secondo. Infatti poi sono arrivati i tipi e sono riuscito comunque a scappare, perché l'avevo visti comunque sia che arrivavano già dal fondo al treno, e quindi è stato fighissimo perché comunque so emozioni che poi emozioni e cose che ti vivi a una certa età, quando alla fine magari sono cose che fai quando hai, che ne so, 20 anni, che te vai notti e notti a spizzare le yard. E infatti è stata, diciamo, l'opportunità di rivivere queste cose così appieno. Ok. Gli spray della giornata ci sono tutti e per adesso non mi rimane altro che salutare Iotone e tutti gli amici della Throw Up Magazine.